Buongiorno Luca, benvenuto in azienda. Piacere di conoscerla di persona, io sono Chiara. Buongiorno Chiara, piacere mio. Grazie mille per avermi invitato qui in ufficio oggi. Si figuri, è un piacere. Ha trovato facilmente i nostri uffici? Sì, senza problemi. Ho preso la metro verde e in 10 minuti ero qui. Ottimo, la posizione è molto comoda in effetti. Le offro un caffè o un po' d'acqua prima di iniziare. Un bicchiere d'acqua andrà benissimo, grazie. Fa già abbastanza caldo fuori. Ecco a lei. Allora direi di metterci comodi e iniziare la nostra chiacchierata. Perfetto. Sono pronto quando vuole. Come le anticipavo al telefono, oggi vorrei capire meglio il suo profilo. Cerchiamo un project coordinator per il team di sviluppo. Certo, ho riletto la job description ieri sera. Mi sembra un ruolo molto in linea con il mio percorso. Bene, partiamo in modo semplice. Mi racconti un po' di lei e delle sue esperienze. Volentieri. Dopo la laurea in economia aziendale, ho iniziato a lavorare nel settore IT quasi per caso. Davvero? E come è avvenuto questo passaggio al mondo tecnologico? Ho fatto uno stage in una startup come assistente. Lì c'era bisogno di una mano per organizzare gli sviluppatori. La classica situazione da start-up, tutti fanno un po' tutto, quindi hai iniziato a gestire i flussi di lavoro Esatto. Mi sono appassionato subito a quel ruolo e ho studiato le metodologie agili per conto mio. e da lì è passato alla sua azienda attuale, giusto? Vedo che ci lavora da 3 anni. Sì, esatto, lì sono stato assunto fin da subito come Junior Project Manager. Mi descriva la sua giornata tipo in questo ruolo. Cosa fa concretamente in ufficio? La mattina inizio sempre con i daily meeting del team tecnico. Facciamo il punto sulle attività della giornata. Quante persone coordina attualmente in queste riunioni mattutine? Siamo un team di 8 persone, 6 programmatori, un designer e il product owner. Perfetto. E dopo il meeting mattutino come prosegue il suo lavoro? Mi occupo di aggiornare la nostra board su Gira. Controllo che i ticket siano assegnati alle persone giuste. Utilizzate la metodologia Scrum o lavorate con un approccio più flessibile come Kanban? Lavoriamo principalmente in Scrum, con sprint di 2 settimane. Mi trovo molto bene con questo ritmo lavorativo. È un ottimo approccio. Qual è la parte più difficile del gestire questi sprint di 2 settimane? Direi sicuramente bilanciare le richieste urgenti del cliente con il lavoro che abbiamo già pianificato. È un tema interessante e molto comune qui da noi. Come gestisce queste richieste improvvise? Cerco di filtrare le richieste prima che arrivino agli sviluppatori. Faccio da scudo protettivo, per così dire. Ha un esempio concreto di un progetto in cui ha dovuto applicare questo filtro? Certamente. Pochi mesi fa dovevamo rilasciare la nuova versione dell'app per un cliente molto importante. Un rilascio importante porta sempre molta pressione su tutto il team. Com'era la situazione in quel caso? Eravamo già in ritardo di una settimana sui tempi. Il cliente continuava a chiamare per aggiungere funzionalità. Tipico. E lei come ha gestito questa ansia del cliente senza sovraccaricare ulteriormente il team? Ho organizzato una call urgente con il cliente e il product owner. Abbiamo stilato una lista di priorità.
Quindi ha diviso le funzionalità tra quelle fondamentali e le cose che potevano aspettare? Proprio così. Ho spiegato loro che aggiungere roba nuova avrebbe ritardato ancora di più le funzioni base. Ottima mossa. E il cliente ha accettato questa proposta senza fare troppe storie? All'inizio era abbastanza riluttante, ma mostrandogli il diagramma di Gantt e le tempistiche reali, ha capito il problema. Mi fa piacere sentire che usa i dati visivi per argomentare. Come l'ha presa il team tecnico? Gli sviluppatori erano sollevati. Hanno potuto chiudere la parte centrale dell'app senza avere distrazioni continue. Sembra che lei abbia un ottimo rapporto con i tecnici. Come definirebbe il suo stile di comunicazione con loro? Cerco di essere diretto e chiaro, ma mi metto sempre in ascolto. Il loro lavoro richiede molta concentrazione. Concordo pienamente. Parlando invece di responsabilità finanziarie, ha gestito anche il budget per quel progetto? Non direttamente. Il budget era gestito dal senior PM. Io monitoravo solo le ore lavorate dal team. Capisco. Monitorare le ore è comunque essenziale per assicurarsi di non sforare i costi previsti. Assolutamente sì. Utilizzavo un software specifico per fare il tracking settimanale delle ore di ciascun membro. C'è mai stata una volta in cui avete rischiato seriamente di superare il budget assegnato? Sì, in un progetto di integrazione software lo scorso anno. La situazione stava per sfuggirci di mano a causa di alcuni bug imprevisti. Ah, i famosi bug dell'ultimo minuto. Come ne siete usciti in quel caso? Guarda, è stata tosta. Ho subito convocato il team per capire quante ore servissero realmente per sbloccare la situazione. E il cliente, come l'ha presa quando gli avete prospettato il ritardo? Non benissimo all'inizio, però gli ho presentato subito un piano B, mettendo 2 dev extra sul problema per limitare i danni. Ottima mossa! E i costi di questi sviluppatori extra li avete assorbiti voi? Esatto. Abbiamo sacrificato un po' il margine del progetto, ma almeno abbiamo salvato la faccia e la scadenza finale. Che alla fine nel lungo periodo paga sempre, direi. Senta, cambiando un attimo argomento, Certo, mi dica pure. volevo chiederle come gestisce la pressione. Sa, qui i ritmi sanno essere belli intensi a volte. Me lo immagino. Diciamo che cerco di non farmi prendere dal panico. Faccio un bel respiro, metto in fila le priorità e parto. Facile a dirsi, un po' meno a farsi, no? Però l'approccio è quello giusto. Sì, verissimo. Però ho imparato a staccare un attimo quando il cervello va in fumo. Anche solo prendere un caffè aiuta. Condivido. E fuori dal lavoro ha qualche valvola di sfogo per staccare davvero? Vado a correre. 3 volte a settimana cascasse il mondo. Aiuta tantissimo a pulire la mente. Fantastico. Io invece sono più da divano e serie TV la sera, devo ammetterlo. Ci sta, anche quello serve. Dipende da quanto è stata pesante la giornata. Esatto. Bene, credo di avere un quadro abbastanza completo. Lei ha qualche domanda per me? Sì, un paio di cose. Volevo capire meglio com'è strutturato il team in cui dovrei inserirmi, se andasse bene. Allora, al momento parliamo di 3 sviluppatori senior, 2 junior e un tester dedicato.
Ok, un bel gruppetto. E lavorate al 100% in agile o usate un approccio misto? Ufficialmente agile, ufficiosamente. Beh, ci adattiamo un po' alle esigenze pratiche dei clienti, ecco. Capito. In fondo la flessibilità è un punto di forza, non un limite. Ha colto nel segno perfettamente, cerchiamo di essere flessibili senza perdere del tutto la bussola. Ha senso, la teoria pura non sempre funziona. Un'altra cosa, per lo smart working come siete organizzati? Attualmente facciamo 3 giorni in ufficio e 2 da casa, ma non siamo fiscalissimi, se c'è un'esigenza ci si viene incontro. Ottimo, mi sembra un buon compromesso. I giorni in presenza sono fissi per tutti. Di solito il martedì e il giovedì cerchiamo di esserci tutti per i meeting generali, il resto è libero. Perfetto, era proprio quello che speravo di sentire. Mi fa piacere. Qualcos'altro che voleva approfondire sull'azienda, sui benefit? Magari giusto il pacchetto welfare, se prevede un'assicurazione sanitaria o cose simili. Sì, certo, offriamo un'assicurazione integrativa fin dal primo giorno, più i classici buoni pasto elettronici. Bene, e c'è anche un budget per la formazione, tipo per rinnovare le certificazioni o fare corsi. Assolutamente. Abbiamo un plafond annuale per ogni dipendente. Ci teniamo che le persone restino aggiornate. Molto interessante. In questo settore, se ti fermi un attimo, resti indietro di anni. Parole sante. Direi che siamo allineati su molte cose. Altre curiosità? No, per ora non ho altre domande. È stato tutto davvero chiarissimo. Benissimo. Allora le spiego rapidamente i prossimi step della selezione. Certo, la ascolto. Finiremo questa tornata di colloqui venerdì, poi la settimana prossima la contatterà HR per un feedback, positivo o negativo che sia. Tempi piuttosto stretti, mi piace questa efficienza. Devo aspettarmi un test tecnico dopo? No, per le figure manageriali non facciamo test scritti. Se passa ci sarà solo una chiacchierata finale con il CEO. Ah, capisco. Un incontro informale per conoscersi, immagino. Esatto, vuole solo stringere la mano e guardare in faccia le figure chiave che entrano. Niente domande a trabocchetto. Meglio così. Allora aspetterò fiducioso notizie da HR. Guardi, a pelle le dico che ci risentiremo. Ho apprezzato molto la sua schiettezza. La ringrazio, mi fa davvero piacere. Anche l'azienda mi ha fatto un'ottima impressione oggi. Ottimo, solo un'ultima cosa operativa. Quanti giorni di preavviso ha con l'attuale azienda? Ho i classici 30 giorni dal momento delle dimissioni. Perfetto, niente di problematico. Ha in programma ferie lunghe a breve? No, pensavo solo di fare un weekend via a fine mese, ma mi organizzo senza problemi. D'accordo, direi che ci siamo. Abbiamo finito. Bene, la ringrazio molto per il tempo che mi ha dedicato. Ci mancherebbe. Anzi, possiamo darci del tu arrivati a questo punto, no? Con molto piacere. Grazie ancora. Grazie a te. Dai, ti accompagno verso l'uscita. Serve il badge per l'ascensore o posso chiamarlo io? Serve il mio, per quello ti accompagno giù. Qui l'amministrazione è un po' in fissa con la sicurezza degli accessi. Fanno bene a esserlo. Buona giornata e buon lavoro. Anche a te, a presto.